Attenzione, il seguente video contiene un gigantesco pene. Se siete fragili di culo, consigliamo la visione del video. Siete stati avvisati. Marco era un ragazzo normale, nato letteralmente nel 1987. 87? 2 giorni prima del disastro, Marco aveva fatto alcune ricerche. Era diventato un appassionato di Adrian. Il ragazzo faceva spesso ricerche sull'argomento, quindi era abbastanza ferrato. Eppure quella volta scoprì qualcosa di nuovo. Scoprì che l'impero universale stava per finire. Ed è a questo punto che incontra una persona. E quella persona gli dice: da quando hai fatto quelle ricerche si è aperto un portale spazio-temporale. C'è qualcosa di strano in questo laptop. Un algoritmo che riempie il computer di messaggi banali che lentamente trasformano la mente di chi li guarda. Questa terribile piaga trasforma gli uomini in YouTubers. Gente tale e quale a noi normali, ma a cui non piace la patacca, bensì la vena oscura, al di là del lato kek o il lato cringe dei meme. Ma questa è solo la fase 1, perché nella fase 2 tutti i personaggi più fighi dei videogiochi e dei film sviluppano un linguaggio proprio che è sempre più complicato e incomprensibile agli umani. George si dice da qualche parte che Morte Bianca stia tornando e quando risorgerà sarà possibile sconfiggere il Hitler per sempre e riportare l'umanità ai fasti del passato, quando le donne stavano a zappare la terra e gli uomini ad avere almeno 9 rapporti sessuali al giorno, possibilmente orge con lancio di cacca. Il giorno prima della catastrofe, Marco stava passeggiando al parco, vide una ragazza verso la quale provava sentimenti molto forti. Preso da un improvviso coraggio, si avviò verso di lei e vide solo dopo che c'era in mezzo alle gambe un gigantesco pene, cosa che rese molto felice il giovane Marco. In quel momento gran parte del sangue fluiva in una zona diversa dal cervello e la invitò per un appuntamento /matrimonio /bombata finale con lei. Si avviarono dunque da soli e poco più in là trovarono un super. Si chiamava Orangelo e disse che la vagina avrebbe presto conquistato il mondo di questo passo e che non ci sarebbe stato nessun sesso natale. Marco era immobile, lo sguardo fisso. Non ti permettere. Assolusa. Non ti permettere mai più. Mai più. Mai più! E saltò addosso a Orangelo, armato di Kalashnikov, ma il tempo si fermò. Tutto divenne silenzioso. Marco era immobile. Venne immerso nella luce. Una luce che veniva dall'alto. Un UFO. Un UFO guidato da Morte Bianca, il distruttore di culi. E qui trovo lui, il maestro, il sommo. Salve! Sono Celentan Adrian, la serie evento, e sono qui per farti una domanda. Dimmi, un uomo non ha diritto a un gigantesco pene? No, dice Morte Bianca, appartiene ai furries. No, dice a Thatcher, appartiene a Jeff Bezos. No, dice all'Adamo Cadmonio, appartiene a Jodio Lorstar, il tizio actually. Ma io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo l'impossibile. Beh, scelgo qualcosa di diverso. Scelgo i meme politici. Ed ecco arrivare in groppa a un gigantesco pene i cavalieri del YouTube. È tempo dello scontro finale. Mosse, contromosse, blastaggi, massaggi, missili, laser, sperma, missili di sperma, spade laser, sperma, laser, missili di sperma, laser. Lo scontro durò ben 87 secondi. 87? Beh, questa sì che è stata una hard Brexit. Se il video non ti è piaciuto, iscriviti al canale Pornhub. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla ascoltando i freebooter e scrivendo qua sotto: portatemi la tazza!